Che bella giornata per un viaggio! Finalmente un po' di vacanza! Sì, c'è un sole magnifico, non vedevo l'ora di partire. E questa musica è perfetta, mette allegria. Sei sicura della strada? Sì, il navigatore dice di andare sempre dritto per un'altra ora. Ottimo! Allora stasera cena a Siena. Ho letto di una trattoria fantastica. Perfetto. Senti, Chiara, abbassa un po' la musica. Certo, c'è qualche problema? Non lo so. Senti questo rumore? Che rumore? Io non sento niente di strano. Aspetta, eccolo di nuovo. Sembra venire dal motore. Ah, ora lo sento. Sì, è un rumore strano. Non lo aveva mai fatto. No, mai. E la macchina sta rallentando. C'è qualcosa che non va. Forse è solo un problema temporaneo. Magari passa. Non credo. Guarda, la velocità scende. Premo l'acceleratore, ma non risponde. Oh no, questo è un problema serio. Sì, meglio fermarsi. Accosto alla prima area di sosta. Speriamo di trovarne una presto. Ok, siamo fermi. Per fortuna qui c'è un po' di spazio. Sì, siamo abbastanza sicuri. Allora, qual è il piano? Ora provo a spegnere il motore. Aspetto un minuto e poi riaccendo. Buona idea. A volte funziona. È un piccolo reset. Spediamo bene. Niente, non parte. È completamente morto. Riprova un'altra volta, mamma. Ho già provato 3 volte. È inutile, non va. E adesso cosa facciamo? Non possiamo restare qui. Dobbiamo chiamare il soccorso stradale. È l'unica soluzione. Hai il numero? O lo cerco su internet? Dovrei averlo con i documenti dell'assicurazione, nel cruscotto. Ok, cercalo tu. Io intanto metto il triangolo di emergenza e anche il giubbotto catarifrangente. Sì, ottima idea. La sicurezza prima di tutto. Soccorso stradale, buongiorno. Come posso aiutarla? Buongiorno, chiamo perché la mia macchina si è fermata in autostrada. Certo. Può dirmi dove vi trovate esattamente? Siamo sull'autostrada A1. Andiamo in direzione sud. Ok, A1 direzione sud. Riesce a vedere un cartello con il numero del chilometro? È molto importante. Sì, un momento. Chiara, riesci a vedere il cartello? Sì, dice chilometro 305. Siamo al chilometro 305. Perfetto, grazie. Qual è il problema della macchina? Il motore si è spento all'improvviso e ora non riparte più. Va bene. Mi può dare il modello e il colore dell'auto? È una Fiat 500. Il colore è bianco. Ottimo, ho tutti i dati. Manderemo subito un carro attrezzi. Il tempo di attesa è di circa 30-40 minuti. Va bene, aspettiamo. C'è un costo per l'intervento? Dipende dalla sua assicurazione. L'autista le darà tutti i dettagli. Perfetto. Grazie mille. Prego. Restate in un luogo sicuro. A presto. Beh, almeno c'è il sole. Poteva piovere. Sì, hai ragione, ma i nostri piani per la serata sono rovinati. Non dire così. È solo un contrattempo. Dovevamo essere a Siena per cena. Avevo prenotato quel ristorante. Chiamiamo per disdire. Non è un problema. Ci andremo un'altra volta. E stasera dove dormiamo? Spero non sia un problema grave per la macchina. Una cosa alla volta, mamma. Prima vediamo cosa dice il meccanico. Sarà una riparazione costosa, me lo sento. Non pensarci adesso. Magari è una sciocchezza. Ricordo quella volta che siamo rimaste a piedi in montagna. Certo che me lo ricordo. Abbiamo dovuto camminare per 2 ore. Esatto! E alla fine abbiamo trovato quel piccolo rifugio. E abbiamo mangiato la polenta più buona della nostra vita. È vero, alla fine ce la caviamo sempre. Esattamente. Anche questa volta troveremo una soluzione. Buongiorno. Siete voi che avete chiamato? Sì, buongiorno. Siamo noi. Perfetto. Allora, mi può spiegare cosa è successo? Stavamo guidando. Abbiamo sentito un rumore e poi il motore si è spento. E non è più ripartito, immagino. Esatto. Va bene, devo portare la macchina in officina. È nel prossimo paese. Si chiama Valle Serena. Valle Serena. Ok. E com'è questo paese? È grande?
No, signorina, è un piccolo borgo, molto tranquillo. C'è un centro storico e si mangia bene. Meno male. E noi possiamo venire con lei? Certo, potete salire in cabina. Vi porto all'ufficina. Ottimo. E nel paese c'è un albergo? Sì, c'è un piccolo albergo. Non vi preoccupate. Perfetto. Grazie mille per il suo aiuto. È il mio lavoro. Adesso carico la macchina, voi salite pure. Allora, la notizia è buona o cattiva? Diciamo che ho visto di meglio. È un problema grave, vero? Sì, è un problema serio. Si è rotta la cinghia di distribuzione. Oh no. E si può riparare? Certo, ma non subito. Cosa vuol dire non subito? Devo ordinare il pezzo di ricambio, non ce l'ho in magazzino. E quanto tempo ci vuole? Il pezzo arriverà domani mattina. Poi mi serve qualche ora per il lavoro. Quindi la macchina sarà pronta domani pomeriggio? Sì, penso di sì. E possiamo parlare del costo, più o meno? La spesa sarà tra i 300 e i 400 euro. Capisco. Va bene. Non si preoccupi, domani la chiamerò appena ho finito. Grazie, è stato molto chiaro. Buonasera. Chiamo per il B&B Il Girasole. Buonasera, sì, mi dica. Vorrei sapere se avete una camera libera per questa notte. Una camera... Per quante persone? Per 2 persone. Una matrimoniale. Un momento che controllo. Sì, siete fortunate. Se ne è appena liberata una. Meno male. Ottimo. Posso chiederle il prezzo? La camera costa 70 euro per una notte, colazione inclusa. 70 euro. Va bene. Allora la prenoto. D'accordo. A che nome? Al nome Laura Bianchi. Perfetto. A che ora pensate di arrivare? Siamo già in paese. Arriveremo tra 5 minuti. Benissimo, vi aspetto. Siamo in via Roma al numero 10. Grazie mille. A tra poco. Allora, alla nostra disavventura. Cin Cin, chi l'avrebbe mai detto stamattina? Nessuno. Pensa, a quest'ora dovevamo essere a Siena. E invece siamo a Valle Serena. E in una trattoria che non avevamo previsto. Che giornata! Prima il rumore, poi lo stop, poi l'attesa. Però, alla fine, non è andata così male. Dici? La macchina è rotta e spenderemo un sacco di soldi. Sì, è vero, ma il meccanico sembra onesto e questo paesino è carino. Sì, questo è vero. È molto tranquillo e questo vino è buono. Te l'ho detto, a volte i problemi portano a delle belle scoperte. Sei sempre la solita ottimista. Certo, e ora godiamoci la cena. Allora, ricapitoliamo il piano per domani. È semplice, aspettiamo la chiamata del meccanico. Ha detto che chiamerà nel pomeriggio. Esatto, quindi abbiamo tutta la mattina libera. E cosa facciamo? Non c'è molto da fare qui. Possiamo fare una passeggiata. Esploriamo un po' il borgo. Va bene. E poi pranziamo. Certo, dopo pranzo andiamo in officina. E speriamo che la macchina sia pronta. Sarà pronta. E dopo? Dopo, finalmente, si parte per Siena. Anche se arriveremo con un giorno di ritardo. Non importa. L'importante è arrivare. Esatto. Domani sarà una giornata migliore. Lo spero proprio. Grazie a te, mamma. Insieme ogni problema è più piccolo. È vero. Beh, ora cerchiamo di dormire. Sì. Buonanotte. Buonanotte.